Bentornati ragazzi sul mio canale. L'ultima volta, mentre vedevamo lo scorrere degli iscritti, eravamo a 10.200 circa, nel giro di una settimana abbiamo visto altri 3.000 iscritti. Ragazzi, io vi devo veramente ringraziare. Questo significa che siete molto appassionati, che avete preso a cuore questo canale per la possibilità che può darvi di generare la vostra energia elettrica attraverso le tre fonti comuni che sono sole, vento e acqua. Ora, solo una raccomandazione, e io vi invito sempre a scrivere i commenti. Ebbene, dato che ho scelto per questo canale YouTube il massimo livello di etica, mi raccomando, nei commenti non sfogatevi con quelle che possono essere parole esagerate o parolacce, perché venite automaticamente espulsi in quel commento e mi dispiacerebbe, perché so che i vostri commenti sono sempre molto importanti, sono tecnici, sono profondi, sono belli, li vorrei avere. Quindi state all'interno di un dialogo di livello, tanto siamo tutti arrabbiati più o meno contro un sistema o contro una situazione che non ci piace. Andare a dirlo su questo canale, che invece vuole spendere il suo tempo per aiutarvi a produrre la vostra energia elettrica, alla fine lo reputo fuori luogo. Ragazzi, grazie di tutto, vi invito a continuare così e passiamo al video. La realizzazione di un quadro elettrico fotovoltaico. Che cos'è? È un insieme di strumentazioni che vengono poste all'interno e devono essere installate, e noi oggi vedremo cosa sono e come installarle, ed è fondamentale perché il sole, quando produce la sua energia attraverso i pannelli, attraverso i cavi, la prima cosa che fa è passare da qui. Ebbene, vedremo lo scopo e le funzioni di questa piccola scatola che contiene apparecchiature però fondamentali. Come dico sempre, non offendetevi, ma iscrivetevi al canale se volete farlo e buona visione. Bene, il primo strumento che vediamo è proprio la scatola. Questa è una scatola, un box che praticamente si apre. Io sto parlando a tutti, i professionisti diranno sì, va bene, lo so, ma io devo parlare anche con coloro che è la prima volta che la vedono nel mio video e che dicono a cosa serve quella scatola, e magari pensano di montare un impianto fotovoltaico con 4 cavi volanti. Bisogna anche sempre rispettare, e lo dirò per sempre, le norme di sicurezza. È una scatola che si apre, vi sono tantissime tipologie di scatole e qui ha anche un blocco, può rimanere aperta, e con un semplice cacciavite noi andiamo, qui ne ho già svitate 3, andiamo a svitare le 4 viti che ci sono e riusciamo quindi ad aprirla. In questo modo la nostra scatola si divide in 2, vedete? Ora, se togliamo il coperchio, cominciamo a parlare brevemente della prima parte, cioè questa viene attraverso questi punti fissata al muro con dei fisher. Una volta che abbiamo fissato questa alla parete, abbiamo fissato in maniera stabile il nostro quadro elettrico. Vedete questa barra metallica? Questa si chiama presa DIN. Tutti gli apparati che andremo a installare per questa scatola non sono semplicemente appoggiati al loro interno, così, alla rinfusa con i cavi che vanno, ma sono, grazie alla loro conformazione posteriore, come vedete, sono incastrabili, ovvero noi tiriamo giù le levette, posizioniamo il nostro apparato, spingiamo leggermente e tiriamo sulle levette. In questo modo l'apparato è affrancato in maniera stabile alla scatola. Lo spostiamo sul lato destro e andiamo avanti con gli altri apparati che vanno all'interno di questa scatola. Vediamo quindi adesso che cosa bisogna inserire. Ovviamente qua ci si sbizzarrisce perché le idee sono veramente tante. Questa è la mia linea di condotta, quindi quello che state guardando è il mio video personale. Iniziamo con questi 4 strumenti. Che cosa sono? Questi sono dei portafusibili, ok? Sono accoppiati a 2 a 2. Perché sono 4? Perché sul tetto, in base all'impianto di questa serie di video dallo 0 al 10 che sto installando, e avete visto anche il video 0, l'1 e il 2,
Qui ci saranno 4 stringhe fotovoltaiche, ovvero 3 pannelli in serie, quindi con un cavo negativo e un cavo positivo. Nel positivo attaccheremo un diodo di blocco da 20 A, questa stringa sarà da 9 A, quindi abbondante. Possiamo mettere anche una 30 A, anche una 15. Se mettiamo una 10 siamo sotto, perché 9 e 10 è talmente vicino che nella produzione estiva potrebbe questo diodo scaldare, scottare e fondersi. Io preferisco essere abbondante, quindi metterò un MC4 sul cavo, sul tetto, sigillato, perché gli MC4 hanno l'o-ring, cioè la loro guarnizioncina, innesto a baionetta e con quel cavo scenderò e andrò a posizionarmi nella prima stringa. Qui con un cacciavite chiuderò questo cavo. La prima stringa sono 3 pannelli, la seconda sono 3, la terza sono 3, la quarta sono 3. Quindi le 4 stringhe da 3 pannelli per un totale di 12 e per un totale di 3 kW di potenza oraria in pieno sole, allo zenith, avremo questi 4 fusibili. Bene, questi si aprono, vedete? E all'interno ci vanno gli appositi fusibili per poi richiudere il coperchio. Ora, i fusibili che vanno qua dentro non sono quelli di vetro trasparente che si usano nelle apparecchiature tipo televisori, ma sono quelli ceramici dove dentro c'è una sabbia e dentro c'è un filo metallico. Quando questo filo si dovesse fondere, perché c'è un cortocircuito, una sovratensione, una problematica, si fonde all'interno di questo cilindretto di silicio e all'istante viene raccattato, usiamo questo termine, dal silicio, e non c'è, come nei fusibili di vetro, un'esplosione del filo. L'esplosione del filo creerebbe la diramazione di tutti gli elementi metallici all'interno di questo tubetto di vetro e la corrente continua dell'impianto fotovoltaico in quei fusibili potrebbe continuare a passare. Invece con questi fusibili ceramici imbottiti di sabbia, di silicio, eccetera, quando scoppia il filo dentro non c'è più passaggio di corrente. Quindi per impianti in corrente continua di questa tipologia ci vogliono questi fusibili e ci vogliono questi portafusibili, uno per ogni stringa fotovoltaica. Ebbene, questo è il primo step e li andremo quindi a posizionare all'interno della scatola. Come vi ho detto, bisogna abbassare le levette e inserirli uno ad uno. Una volta inseriti i portafusibili, bisogna inserire questi. Questi sono scaricatori di sovratensione. Dato che l'impianto fotovoltaico è all'esterno, ci possono essere delle correnti elettrostatiche, delle correnti vaganti, allora è bene posizionare questo perché al raggiungimento di certe tensioni questi scaricheranno l'eccesso di tensione a massa attraverso questo punto dove va connesso questo cavo, che è un cavo di massa. A questo punto, in questo modo, poi vedremo bene le connessioni all'interno dello stesso box, a questo punto qui ci saranno il polo positivo e il polo negativo che andranno in parallelo con il magnetotermico, dopo lo vediamo, e questo avrà proprio la funzione di salvarci le apparecchiature da quelle che possono essere tensioni vaganti molto molto pericolose. Ora fissiamo anche questo. Di fianco a questo strumento mettiamo il magnetotermico. Questo è un interruttore. Se dobbiamo fare manutenzione sul tetto, staccheremo questo. Abbiamo interrotto il passaggio di corrente dai pannelli al regolatore di carica. Quindi abbiamo interrotto la corrente. E anche qui vedremo bene la configurazione. Ora, abbiamo configurato, ovvero installato nel nostro box tutto quello che ci serve. Daremo adesso una breve spiegazione, però guardate che lavoro pulito. Questo è quello che deve uscire dal vostro desiderio di realizzare l'impianto.
non devono essere cavi a caso, a crocchi, passanti chissà dove, perché il rischio di incendio con le basse tensioni è altissimo. Se noi andassimo adesso a posizionare il coperchio, vedete che lui semplicemente e perfettamente andrebbe a creare il nostro quadro elettrico fotovoltaico. Molto bello, molto gradevole, molto elegante. Una cosa importante, qua sopra c'è uno sportellino che noi apriamo e c'è un foglietto di carta dove noi andremo a scrivere, se vogliamo, che cosa sono queste cose. Quindi qua possiamo mettere fusibile, qua possiamo mettere magneto, possiamo mettere gli ampere, quello che vogliamo. Insomma, un fogliettino di carta che andiamo a chiudere e abbiamo anche lì tutto ben codificato, scritto e fatto a regola d'arte. Questo è molto importante nel nostro impianto fotovoltaico. Adesso che abbiamo temporaneamente messo da parte il nostro box pronto, parliamo un po' di tutte le connessioni, perché questo è l'elemento poi fondamentale. Come al solito parliamo ancora di cavi. Io ho portato qui diversi cavi e voglio dire una cosa che già vi ho detto in un altro video, ma la voglio ribadire qui perché è molto importante. Quando comprate i cavi, cosa comprate? Ci vogliono cavi di qualità, morbidi. Molti usano cavi per saldatrici, comunque l'ideale sarebbe il cavo per il fotovoltaico. Costa tanto, eh? Allora il punto qual è? Se noi andiamo a comprare un cavo, guardate questi due cavi che sono identici, vedete? Se ve li avvicino così vedete la dimensione, vedete, sono uguali, ma guardate la qualità di questi cavi com'è in realtà diversa, cioè la quantità di rame che c'è dentro questi cavi, la vedete? In questo guardate che poco rame c'è, è tutta plastica, mentre qui c'è tanto rame. Ebbene, questi sono cavi da 16 mm quadri, ma questo è 16 mm quadri di rame, questo è 16 mm quadri di gomma. Guardate così da vicino. È impensabile acquistare un cavo così pensando che abbia la portata di questa. Questo è un 8 mm quadri, cioè la metà di questo. E questo è un fattore molto importante. Voglio spendere due parole anche sui colori. Quando facciamo un impianto a bassa tensione per uso comune delle cose, si usa il nero per il polo negativo e il rosso per il polo positivo e il giallo-verde per la massa. A volte cosa succede? Che noi abitiamo da tanto tempo in una casa dove il nostro elettricista ci ha fatto un impianto e sono avanzati 50 metri di questo. Ebbene, io ho visto, e voi me l'avete anche detto nei commenti, avevo un'abbondanza questo, era bello da 16 mm quadri tutta la massa che è avanzata e ho fatto il positivo, il negativo e la massa, cioè noi vediamo correre in casa solamente questi tre fili. Ora, a fronte di una problematica, come andiamo a capire se è positivo o negativo? Dobbiamo sempre andare alle fonti o agli arrivi di questi cavi. Rispettiamo, se possiamo, poi non metto becco nelle tasche di ognuno di noi, però questi tre colori sono quelli che si usano nell'impianto fotovoltaico e quando la tensione esce dall'inverter si usa il blu per il neutro e questa è una norma di legge obbligatorio, si usa il marrone o altri colori per la fase e si usa sempre questo per la massa. Vi ricordo una cosa importante, la massa o la terra in una casa deve essere unica. Noi dal pianto fotovoltaico, cioè dal telaio, non dei pannelli quanto di dove sono appoggiati i pannelli, quindi dal sostegno metallico che sia alluminio o acciaio dei pannelli, dalla struttura, ecco. Arriviamo con un cavo molto grosso e non gommato, deve essere un cavo di rame nudo, perché a fronte di un forte fulmine brucerebbe la gomma. Allora deve essere un cavo di rame che arriva dove deve arrivare. Io dico sempre, se arriva negli scaricatori c'è poco da salvare, se è un fulmine di quelli tosti, comunque va fatto. A questo punto tutte le masse vengono raccordate non attraverso le prese, cioè dal fotovoltaico, da qua, dagli scaricatori o dal telaio, dovete andare direttamente col cavo di massa alla palina. Quale palina? La palina fotovoltaica? No, alla palina di casa, perché questo tubo di rame o finto rame piantato nella terra e non nel cemento, ma nella terra, deve raccogliere tutte le masse, tutta la terra che c'è
in una abitazione, compreso il fotovoltaico. Se non fate così e mettete due paline, da una palina all'altra, nel caso che arrivi un fulmine, si crea una striscia di elettricità ad altissimo potenziale che cammina sullo strato superficiale della terra, raggiungendo la seconda palina, entrando in casa e bruciando tutto quello che trova. Questo è importante. Una sola terra. Ora, nelle connessioni che andremo a inserire, cosa inseriremo? I cavi dei pannelli. Abbiamo detto le stringhe. Ogni stringa è positivo e negativo. Noi vedremo questo cavo, nel mio caso, visto la potenza dei pannelli, è un cavo da 6 mm quadri. Ebbene, questi 6 mm quadri, positivo e negativo, dove andranno? Lo vedremo dopo, però quello che ci tengo a dire è questo. Noi vedremo 2 di questi per una stringa, altri 2 e 2 stringhe, 3 e 4, perché sono 4 stringhe, quindi avremo 8 cavi in totale. Bene, una domanda vi faccio. Quando siamo entrati nei fusibili, usciamo con lo stesso cavo della stessa dimensione e andiamo a raccordarli tutti insieme, tutti positivi insieme, passando dai fusibili, e tutti negativi insieme, non passando dai fusibili. Quindi i portafusibili che abbiamo messo serviranno solo al cavo positivo. Questa è la mia configurazione. C'è chi invece mette anche il negativo, ma dal mio punto di vista è inutile. Detto questo, quando entriamo con i 4 positivi passiamo dai fusibili. I 4 negativi dove vanno? Lo vedremo nel momento del montaggio. Ma una cosa importante, quando uniamo insieme i 4 negativi, lo possiamo fare o con questi, che sono insomma classici terminali, capicorda, che si usano quando si raccordano insieme tanti cavi, o se no vendono anche questi. Questi sono dei raccordi su presa DIN, vedete che hanno l'attacco sempre presa DIN, che significa prenderne una non da come questa da 8 posti, ma da 10. A quel punto ancoriamo questa e fissiamo, come vedete qua, qui c'è posto per 6 cavi da 6 mm, quindi 6 stringhe negative, e qua 6 stringhe positive. A questo punto i 6 che entrano escono con un unico cavo. Ora, se avete visto, entrano 6 da 6 mm quadri, ma non esce un 6 mm quadri. E questo perché? Perché quando io entro con cavi così, questi li raccordo in cavi così. È ovvio che la dimensione dovrà essere diversa, perché questi dovranno portare tutti gli 8 cavi, e quindi saranno 4 di questi sul nero e 4 di questi sul rosso. Vedete che i cavi cambiano dimensione. Non possiamo entrare con un cavo da 6 mm per 4 volte e uscire con un cavo da 6 mm. No, entreremo con un cavo da 6 mm e usciamo con un cavo da 25, da 16 se il 6 mm era sovradimensionato. Questo è importante. Dato che a me piace fare i lavori fatti bene, anche un po' eleganti, io uso questi tubetti. Questi sono utili oltre che carini. Sono praticamente la testa del cavo. Questi raccolgono tutto il rame all'interno di essi e alla fine andremo a stringere questo nella nostra morsettiera. Vedete che lavoro bello, pulito. Chiaramente questi ci sono di diverse dimensioni. Quando arriveremo con i 6 mm quadri utilizzeremo questi che sono più sottili di questi, vedete? Ci sono di diverse misure. Allora col 6 mm quadri entriamo qua, poi andiamo con il 16 mm quadri o il 25, in modo da usare cavo negativo nero e positivo rosso. Ora, in questo modo facciamo lavori anche belli da vedere, puliti, che danno anche quel senso di sicurezza. E il cavo che uscirà dallo scaricatore di sovratensione, attenzione, questo scaricatore di sovratensione non è quello che raccoglie tutta la massa del telaio che sostiene i pannelli, Quello deve andare con una treccia di rame nudo
alla palina principale. Questo raccoglie eventuali problematiche che ci sono nella conduzione di elettricità da parte dei pannelli. Quindi qua si connetterà positivo e negativo, vedete che sono due, il positivo e negativo dei pannelli. Se c'è una problematica lì, questi scaricatori la butteranno a massa, nella stessa massa della palina. Ma non bisogna connettere la massa con treccia nuda a questo, nella maniera più assoluta. Ora, dicevamo, con i tubetti abbiamo fatto un lavoro elegante. Adesso però andiamo ad aprire e a vedere come installare queste cose qua avvicinando la telecamera, perché vogliamo, prima di montare il tutto e forare dove bisogna forare, andare a pianificare il passaggio dei cavi, anche lì in modo da avere tutto bello pulito e ordinato e non cavi che passano dentro a caso, con il rischio che si possano sganciare o spelare e quindi entrare tra di loro in contatto. Ho voluto avvicinare anche la telecamera per guardare alcuni prodotti piccoli da vicino per spiegarli meglio. Questo è un nodo equipotenziale, ovvero qui possiamo attaccare i cavi dello stesso polo. Quando arriviamo dalle linee fotovoltaiche, visto che dobbiamo passare dai positivi, cioè dai portafusibili attraverso il cavo positivo, quando usciamo dai portafusibili con le nostre stringhe, in questo caso le mie saranno 4, qui ci sono 6 posti, entriamo in 4 di questi con ogni cavo, da ogni fusibile, e questi sono tutti in equipotenziale, cioè lo stesso polo raccordato da questo blocco unico di ottone sul quale ci sono le brugole a stringere. Vedete che qui entra il 6 mm quadri e qui esce quello che dicevamo, cioè il 16 o il 25 mm quadri. In questo modo abbiamo connesso in maniera appropriata questo polo positivo dopo che esce dai fusibili. Questo in particolare è una presa DIN, quindi ci obbligherebbe ad avere più spazio all'interno del quadro elettrico. Se invece non vogliamo usare questo, possiamo usare un'altra tipologia, ma prima vediamo anche l'altro. Questo cosa raccoglierà? Tutti i cavi negativi entreranno tutti qua dentro singolarmente e usciranno da questo cavo grosso. Ora, i negativi vanno direttamente qua, solo il positivo va fatto passare prima dai fusibili e poi qua, mentre quando arriviamo dal fotovoltaico il cavo direttamente andrà a tutti i negativi qua, che andranno poi, come vedremo, nelle apparecchiature successive. Dicevo, se non vogliamo utilizzare questi perché sono ingombranti, io non li amo particolarmente perché mi piace entrare in quadri piccolini, possiamo usare, e anche questo non mi piace, i 4box, ovvero questi terminali dove entrano qua i 4 cavi da 6 mm quadri e insieme a questi uscirà anche quell'altro da 25 mm quadri, insomma ci vuole un 4box bello grosso, però questo, diciamo, se vogliamo ottimizzare gli spazi è la soluzione, diciamo, più contenuta. Ovviamente uscendo dai fusibili metteremo qua in questo grosso tutti i positivi e invece direttamente qua tutti i negativi, e andremo poi proseguendo con l'impianto alle altre apparecchiature. Se non vogliamo usare neanche quelli, cosa facciamo? A volte si usano anche dei tubetti, vedete? Tubetto positivo di rame e tubetto negativo. In questo modo noi infiliamo qua il cavo grosso del positivo e del negativo, positivo in uscita dai fusibili, negativo diretto, e dall'altro lato entrano tutti i 6 mm quadri. Dopodiché cosa facciamo con questi? Andiamo a crimparli. Ebbene, li crimpiamo con questa crimpatrice che serve proprio a strozzare i tubetti di rame, che siano terminali o che siano tubetti, è la stessa cosa. In questo modo abbiamo stretto, però non possiamo lasciare nelle vicinanze, all'interno del nostro quadro elettrico fotovoltaico, due tubetti che potrebbero toccarsi. Allora ecco che prima di inserire i relativi cavi andremo a mettere nel negativo la propria guaina negativa che entra nel tubetto con tutti i cavi, e dopodiché con il calore, cioè una pistola termica piuttosto che una fiamma, andiamo a restringere, e mentre questo sarà il negativo, questo qui sarà il positivo. Vedete? Il tubetto entrerà anche qui. A questo punto abbiamo chiuso all'interno di questi termorestringenti il
totale dei cavi negativi e il totale dei cavi positivi. Questa è un'altra soluzione. Io consiglio sempre però gli equipotenziali, quelli con le viti, in modo da poter stringere come vogliamo, anche poi in funzione di una manutenzione possiamo anche svitarli, sia questi che anche le tipologie più semplici. Sono delle semplici barre con tutte le viti innestate, entrano tutte le piccole ed esce da un lato la grossa. Insomma, ve ne sono veramente di tante tipologie. Questi li abbiamo già visti, sono i tubetti che ci serviranno per collegare il filo di rame in maniera pulita. Vi starete chiedendo, e questo verde cos'è? Penso l'abbiate capito, è esattamente il terminale del cavo della massa. Quindi quando dovrò uscire dallo scaricatore di sovratensione, porrò questo sulla sua testa. Vedete che lavoro sinceramente pulito e che dà anche, come dicevo prima, quel senso di sicurezza. Ogni terminale ha il suo scopo. E questi cosa sono? Ok, questi sono dei passaggi. Noi foreremo il box che avete visto, andremo ad avvitare questo passaggio per cavi a strozzatura, quindi sarà fermo sul box, il cavo passerà qua e verrà poi stretto e strozzato all'interno di esso con una gomma che chiuderà il cavo in maniera perfetta. Vedete? Ora, se voi guardate bene, qui ce ne sono 8 che sono idonei per i 6 mm quadri. Perché? Perché 4 sono i cavi negativi che entreranno dai pannelli nel box. 4 sono quelli dei cavi positivi. 1 sarà quello della massa della terra che dovrà uscire dagli scaricatori e 2 saranno esattamente quelli che usciranno una volta raccordati questi 4 e questi 4. Quindi i 4 negativi entreranno qui e usciranno da questo per andare al regolatore di carica e i 4 positivi saranno questi che si raccorderanno uscendo poi da questo. Questo è l'ultimo passaggio, ovvero quello che uscirà dal magnetotermico per andare positivo e negativo al regolatore di carica. Vediamo adesso come configurare i fori del nostro box elettrico. Bene, qui abbiamo il box con i nostri passacavo. Andiamo adesso a togliere il coperchio in modo da facilitare la visione della pianificazione dei fori per evitare poi di forare tutti i lati del box e andare a fare un disastro di buchi, perché vedete che alcuni sono anche già pronti per essere sfondati. Attenzione, non fidatevi troppo di queste pre-segnature, perché nel momento in cui spingete questo magari non esce e rischiate di rompere anche la scatola, dove andrete a mettere poi i vostri raccordi e avvitarli in maniera sicuramente più efficace. Bene, apriamo un attimo e vediamo come configurare la scatola in modo da realizzare poi i fori. Bene ragazzi, qui ho già montato tutti i vari passacavi. È intuibile, molto facile. Qua vedete i 4 del polo positivo. Noi foreremo la scatola, no? Io li ho posizionati per comodità, per pianificazione. Quindi faremo i fori 1, 2, 3 e 4. Praticamente con i 4 fori fisseremo questi 4 passacavi. Questi entreranno, i cavi andranno direttamente 1, 2, 3, 4 ai 4 portafusibili. Usciranno di qua i 4 pezzettini di cavo e andranno a raccordarsi qui dove posizionerò, poi lo vedrete alla fine quando monterò il tutto, dove posizionerò la barra equipotenziale. E qui sarà quella positiva. Dopodiché ci sarà un cavo più grosso che andrà a connettersi qui nel polo positivo di questo scaricatore di sovratensione e sempre in parallelo salterà al magnetotermico in uno dei suoi 2 poli. Da questo magnetotermico uscirà da sotto,
farà questo tragitto e uscirà da qua, dove ci sarà un altro buco e dove sarà posizionato quest'altro passacavo, vedete? In questo modo qui uscirà il polo positivo. Lo avete quindi già capito, questi 4 avranno la presa diretta col passaggio del cavo negativo, non si connetterà a niente ma passerà sotto qua perché c'è spazio sotto il magnetotermico, usciranno di qua e il negativo più grosso andrà nel polo negativo dello scaricatore, che con un ponticello andrà al magnetotermico all'altro polo, e uscendo dal magnetotermico passerà attraverso il foro che farò qui e andremo a collegare l'altra uscita. Quindi qua vedete ci sarà l'uscita del polo positivo che va al regolatore di carica e del polo negativo che va al regolatore di carica. Quando dovrò agganciare il quadro aggancerò così, quando dovrò sganciarlo lo tirerò giù. Ora, questo che avete visto da solo, che cos'è? È esattamente il passaggio del cavo di massa che esce qui dallo scaricatore. Una volta terminata la configurazione e fissato al muro, il nostro quadro elettrico fotovoltaico sarà chiuso e avremo tutto perfetto e tutto pulito e in sicurezza. Bene ragazzi, dopo questa spiegazione dettagliata, adesso mi assenterò per qualche ora, monterò il tutto, dopodiché passiamo qualche secondo ancora a fare un piccolo riepilogo. A fra poco. Eccoci qua, dopo aver fatto gli 8 buchi guida, passiamo ad allargare i buchi alla misura dei passacavi. Dopo aver fatto tutti i buchi, li smussiamo con una, vedete, una fresetta conica, in modo da togliere eventuali residui di plastica. Bene, passiamo adesso al montaggio dei passacavi. Eccoci quindi al lavoro ultimato, abbiamo attaccato le 2 uscite che andranno al regolatore di carica e qua sul frontale abbiamo messo precisamente tutti i connettori passacavi nei quali entreranno i 6 mm quadri delle stringhe fotovoltaiche. Bene ragazzi, eccoci di ritorno dal laboratorio, abbiamo completato il quadro e adesso avvicinerò la telecamera per farvi vedere la composizione nella sua definitiva, in modo che possiate vedere come sono state effettivamente realizzate tutte le cose che ho spiegato precedentemente. Eccoci qua ragazzi, come potete ben vedere abbiamo il quadro finito. Questo è quello che vi ho fatto vedere in fase di produzione. Abbiamo i 4 ingressi dei cavi rossi positivi che entrando vanno ai 4 ingressi dei portafusibili. Da qui escono e vedete, ve lo faccio vedere da vicino, sono raccordati con la barra equipotenziale. Questa è un'altra barra che avevo e ho preferito utilizzare questa perché vedete che si autosostiene con i cavi, comunque ha la sua potenza. Bene, da questa barra equipotenziale escono 2 cavi positivi molto più grossi che vanno allo scaricatore di sovratensione e al magnetotermico. Lo stesso positivo, invece di fare i ponti così con cavi sottili ho preferito usare questi grossi. Ora questo è un 10 mm quadri per scaricare eventuali sovratensioni in maniera veloce, ma questo è un 25 mm quadri. Ecco che allora questi 2 sono da 25 mm quadri, molto forti, molto potenti. Uno arriva dal positivo comune di tutte le entrate e l'altro arriva dal negativo comune di tutte le entrate. Vedete, qua ci sono i 4 pressacavi che fanno entrare i 6 mm quadri, saranno raccordati su questa barra equipotenziale e qui partono anche lì 2 negativi. Il primo che va allo scaricatore di sovratensione
e il secondo molto più grosso che andrà al magnetotermico. È molto semplice ragazzi, alla fine è stato piacevole spiegarvelo, ma come vedete alla fine la sua realizzazione, ve la faccio vedere così, è molto semplice, molto fattibile. L'importante è rispettare le dimensioni, le portate, stringere bene tutte le viti e in questo modo abbiamo realizzato veramente un prodotto fatto bene, definitivo e che può essere montato come primo passaggio dell'energia solare. E per ultimo ragazzi, come potete ben vedere, sono andato a scrivere i 4 fusibili. Qui ho messo positivo e negativo dei 2 scaricatori e qua positivo e negativo del magnetotermico. In questo modo anche la tabella di descrizione è stata realizzata. Ragazzi, anche questo video con tutti i suoi dettagli ha portato alla realizzazione del quadro elettrico fotovoltaico. Oramai dai vostri commenti sembrerebbe quasi che stia diventando un corso multimediale con dettagli, con chicche, con pianificazioni che vedo che vi piacciono. Continuate così ragazzi, iscrivetevi al canale se è vostro piacere farlo e ci vediamo al prossimo video.